La Sardegna è famosa anche per i pozzi sacri, non solo per i nuraghi, per le tombe dei giganti e così via. I pozzi sacri la caratterizzano rispetto a molti territori del resto d'Europa e del vicino Oriente. In realtà noi sappiamo dalle ricerche archeologiche e antropologiche che la cultura dell'acqua, e perciò la sacralità dell'acqua, apparteneva a tutta l'Europa, perciò anche alla Sardegna e anche al vicino Oriente. Per esempio, nel 1365 arrivò a Cagliari una famiglia di un ebreo chiamato Maimone, ma ci sono anche altri nomi di ebrei, Maimonide e così via, che si rifanno sempre alla parola ebraica maim, acqua. Maimone significa letteralmente in semitico tempio delle acque. Infatti lo ritroviamo non solo nei personaggi carnevaleschi sardi, ma lo troviamo anche nel territorio chiamato Mamone in Sardegna, che è il sito dove nasce il Tirso. Allora, Maimone, cosa significa? L'origine del nome la ritroviamo nella lingua ebraica maim, che significa acqua. In accadico abbiamo la parola mamu per dire acqua e siamo arrivati definitivamente all'acqua legata al carnevale. Intanto diamo l'interpretazione di Abba in sardo. Abba viene dal sumerico Abbak, che significa acqua del mare, oppure Abba, ugualmente significa acqua del mare. Bisogna intenderla questa parola perché l'acqua del mare viene considerata l'acqua primordiale del cosmo, quella da cui poi hanno preso vita tutti gli esseri. Ecco perché questa importantissima parola sarda, abba, che è relativa all'acqua di mare più che all'acqua di fiume. Abbiamo anche una parola che ci ricollega all'acqua dolce. Il cognome Mu, per esempio, in Sardegna è uguale all'accadico Mu, acqua. Ora veniamo a sugar rasegare in Sardegna o al carnevale in Italia. Il carnevale viene detto dagli antropologi il mito dell'eterno ritorno, cioè rievoca il caos a cui segue l'ordine, il cosmos. E per questo vi si celebrano appunto i riti di morte e risurrezione. I riti di morte e risurrezione riguardano un po' tutto il Mediterraneo e anche il Medio Oriente. Sono rappresentati dal mito di Adone in Siria Fenicia, dal mito di Attis in Frigia, dal mito di Dioniso in Grecia, dal mito di Balu in Canaan, il mito di Osiride in Egitto, di Tammuz a Babilonia, di Mascazzu in Sardegna e il mito di Arlecchino in Italia. Carnevale, carnasciale in italiano, carrasciale in sardo, hanno tutti più o meno lo stesso significato, sono parole antichissime che ritroviamo in composti accadici. Carresegare viene dall'accadico carnusehu, letteralmente, che significa dissacrazione del potere. La parola italiana carnevale da carnuvaro, sempre in accadico, andare contro il potere. Carnasciale, italiano, sardo carrasciale, da carnuscialu, sommergere, annegare il potere. Questa
idea, questo concetto della sommersione, dell'annegamento del potere, torna comodo per poter parlare poi della Sartiglia e dei carnevali sardi in generale. La Sartiglia non è nata, come suol dirsi, in periodo spagnolo. La Sartiglia è una forma di carnevale, è un palio. Sartiglia ha una base sumerica, deriva dal sumerico shar, cerchio, til, palo. Letteralmente significa cerchio del palo, shar til. Cupunidori significò letteralmente colui che fa sgorgare acqua dai cumuli nebbi, dai cumuli. Perciò qui ritroviamo la vera natura di Succumponidori. Succumponidori sappiamo che prima di iniziare la corsa va a cavallo, quasi benedicendo la folla, tenendo in mano quella che viene chiamata Pipia de Maio. Cerchiamo di interpretare queste parole. Interpretiamo prima di tutto la parola Maio. Sapipia de Maio è letteralmente Sapipia dell'estatico, del profeta, dello sciamano. Mahu veniva detto. Perciò Mayu indica proprio Succumponidori, che agisce in quel momento come uno sciamano che benedice la folla. Torniamo al concetto di battesimo o benedizione, sono concetti addirittura paleolitici. In realtà il Sumaku in origine era colui che aveva il potere di legare la terra col cielo, era lo sciamano, il potente che operava la sacralità a vantaggio del popolo che ne aveva bisogno. Pipia, a sua volta, è una ripetizione, pipium, che significa apertura, sorgente di fiume letteralmente. Per cui Sapipia de Maio letteralmente significa apertura delle sorgenti celesti ad opera del profeta Pipia de Maio. Una forma del genere la troviamo a Pozzo Maggiore, dove c'è Sapipia e Mannaghe, che viene portata in processione durante la siccità. Mannaghe significa letteralmente inno, incantesimo della pioggia. Tutti gli incantesimi anticamente venivano fatti tramite inni cantati. Tutto ciò che riguardava il sacro veniva cantato nell'alta antichità. Ora sappiamo che anche questo Mannaghe ha un significato ben preciso, legato a Sapipia. Poi veniamo al significato di Maimone. Maimone, che è sempre collegato con l'acqua. Lo ritroviamo questo personaggio nel Carnevale di Oniferi. È un fantoccio trasportato su un asino e munito di ampie corna caprine, ci copre il viso con una pala di fico d'India. Ora è difficile interpretare la pala di fico d'India, se non pensando che la pala di fico d'India in pieno inverno, quando c'è il carnevale, è ricchissima di acqua. Perciò il fico d'India, come sappiamo, è un serbatoio d'acqua e forse non a caso serve a mimare una maschera ad Oniferi. Noi abbiamo i combattimenti rituali del carnevale o dei rituali barbaricini. Normalmente si vede un uomo legato al laccio che viene pungolato o colpito, bastonato dal suo aguzzino. Anche questi combattimenti rituali del carnevale li possiamo ritrovare tranquillamente in Babilonia, rievocanti appunto la lotta di Marduk contro Tiamat, cioè la lotta del cosmos contro il caos. Le maschere ci sono sempre state, possono essere appunto anche visuali, ne abbiamo di ogni tipo, specialmente nella tradizione italica.
Mircea Eliade, etnologo antropologo, dice che le maschere non sono altro che i morti che ritornano sempre per minacciare il cosmos, l'ordine dei vivi. Ma se noi andiamo all'etimologia della parola maschera, in italiano è maschera, in sardo maschera, è una parola sumerica che indica l'indirizzare parole pure, schiette. Cioè la maschera consentiva di parlare schiettamente a chiunque, anche al proprio padrone. Tra il carnevale, tra i riti adoni, tra la rappresentazione di molti pani a iniziare da quello dei Sbagadius a Siurgus, non ci sono molte differenze, così come non ci sono differenze in relazione ai pozzi sacri, perché si trattò sempre del culto di Adone e del culto dell'acqua, un culto peraltro, come ho detto, espanso in tutta l'Europa e nel vicino Oriente, in certi posti perché l'acqua era poca e bisognava venerarla comunque, in altri posti perché, pur essendo molta, ha consentito all'uomo non solo di vivere, perché era la base della vita, è la base della vita, ma anche molto spesso di guarire. Noi abbiamo per esempio San Leonardo di Siete Fuentes, dove i Templari addirittura costruirono un ospedale oltre che la chiesa. E lo costruirono proprio accanto alle acque di San Leonardo, che erano acque benedette, miracolose. Leonardo è l'altro nome che viene dato al diavolo bambino chiamato Andria. Andria o Leonardo è la stessa cosa secondo i paesi, indica il mese di novembre, Andria il mese più piovoso. Leonardo a sua volta, tradotto letteralmente, significa colui che domina l'acqua con gli incantesimi, Leonardo. Il discorso si chiude ad anello perché ritorniamo sempre alla sacralità dell'acqua che il carnevale ancora conserva in tutti i suoi personaggi o in quasi tutti i personaggi.